Ciao ragazze mie e ragazzi miei e bentornati sul mio canale. Allora, oggi andiamo a fare una lettura molto bella che risponde alla domanda: verso dove sta andando la mia vita? E già ci vorrebbero 5 minuti di silenzio, già vi sto sentendo. Verso dove sta andando la mia vita? E prima di vedere verso dove sta andando la tua vita, andiamo a vedere da dove vieni. Ma non solo da dove vieni adesso, da dove vieni passato, un passato atavico, un passato di altre vite. Tant'è che per ogni variante che sceglierai metteremo le carte delle vite passate. Sapete che il passato nella psicologia immaginale non esiste, esiste come possibilità di pacificare e di perdonare, e il futuro è la pura possibilità di creare, no? Quindi anche quando facciamo le costellazioni familiari a approccio immaginale, quello che ci arriva come vita passata sono immagini, non sono reali come la mente pensa, ma sono immagini reali come servono all'anima, no? E allora vediamo da quale vita passata vieni, quindi perché la maggior parte di ciò che noi evolviamo in questa vita ce lo portiamo da lì, no? Dalle immagini del nostro passato, perturbate o pacificate del nostro passato. Quindi prima di vedere dove sta andando la tua vita, verso dove sta andando la tua vita, andiamo a vedere da dove vieni, così da avere una lettura più, una narrazione bellissima e completa, quanto più completa possibile, come il nostro spirito chiama in questo momento. Allora, abbiamo tre varianti, le puoi sentire anche più di una. Sicuramente verrai attratta da più di una variante. E allora ascoltale tutte quelle che ti chiamano di più, va bene? Perché ci sono delle sfumature che magari in un'altra non avresti trovato, ma lì proprio, quella cosa lì. Aprite il cuore e lasciatevi ispirare. Sotto all'info box trovi la timeline di ogni variante. Abbiamo la prima con l'avventurina verde, la seconda con il diaspro rosso e la terza con il turchese. Ok? Fatevi ispirare dal vostro cuore e partiamo dalla prima. Verso dove sta andando la tua vita? Mettiamolo qua. Allora, prima di mettere queste, per l'avventurina verde, vediamo da dove stai venendo. Chiedo al mio amante mistico di realizzare questa creazione per te, affinché tu abbia visione, gioia, consapevolezza, bellezza e prosperità. Sabbe Satta Sukhi Hontu. Verso dove sta andando la tua vita? Da dove vieni? Metterò tre carte. Da dove vieni? Da dove vieni? Prima variante, avventurina verde. Fede e fiducia. Hai avuto nella vita, qua mi parlano che nella vita passata, le immagini del passato, sei stata o sei stato molto guidato dalla fede. La fede negli eventi, non hai mai perso la fede, come se sentissi una mano invisibile che ti guida, no? Anche nello sconforto, in qualsiasi cosa tu abbia potuto avere. Hai lavorato una grande fede dentro di te, mi dicono. E quindi questa fede ce l'hai ancora, ce l'hai oggi come dono del passato. Sei stata una sacerdotessa o un sacerdote o hai vissuto dove c'era conoscenza. Qua abbiamo due carte viola, qua abbiamo il terzo occhio aperto.
hai avuto accesso alla conoscenza. Sapete che nel passato i libri erano relegati soltanto ai monasteri, tutti gli altri libri venivano bruciati se non erano conformi alla religione che Costantino aveva, il periodo di Costantino, di Gesù e di Costantino, aveva il cristianesimo come religione unica, no? Tutti gli altri libri furono bruciati, poi c'è stata l'Inquisizione, il rogo e tutte quelle melme di cui sappiamo. Quindi sei stata un alto sacerdote o una sacerdotessa o avevi accesso alla conoscenza all'interno dei luoghi, dalla vera conoscenza, ecco perché avevi molta fede, molta fiducia e non era contaminata la tua mente di discriminazione o di condizionamento. Mm, assolutamente no. Qua hai lavorato molto sullo spirito, eh. Probabilmente qua siamo stati orfani e presi nel convento o abbiamo avuto accesso alla conoscenza perché siamo stati qua mi dice che può essere stata orfana di madre, di padre o di ambedue. Siamo stati isolati, isolati. Allora, veniamo da una vita passata dove la solitudine è stata una chiave di volta della nostra fede, del nostro spirito. Abbiamo vissuto isolati, magari leggendo, studiando. eh, diciamo che ciò che di necessità virtù abbiamo fatto, no? Da stare da soli, magari da bambini, ci ha permesso quella solitudine di scavare dentro e trovare una ricchezza inesprimibile che oggi probabilmente la portiamo avanti con una grande forza. Probabilmente oggi ci possiamo sentire esclusi da un sistema culturale o sociale e sono reminiscenze del passato, sono reminiscenze, oppure tendiamo a isolarci un po' di più perché è come se fosse il nodo sud questo, no? E il nodo nord è quello verso cui va la nostra evoluzione a livello astrologico. Allora, veniamo da una vita dove abbiamo appreso tanta conoscenza spirituale grazie alla solitudine e probabilmente oggi ci ritroviamo a sentirci soli, a sentire quella a volte, anche se siamo in coppia con gli amici, avvertiamo quella solitudine, a volte anche una eh, nostalgia di una certa solitudine. Quella ci viene dal passato, perché all'interno di quella solitudine, se tu stai vivendo una condizione di solitudine adesso, ricordati che nella tua vita passata quella solitudine tu l'hai usata per avere una conoscenza straripante, una conoscenza spirituale. La dea della solitudine è l'unica idea che ci permette di partorire delle idee geniali, della creatività disarmante. E quindi magari è un monito anche per te se ti senti solo o solo a volte quella solitudine di quell'orfano, no? Perché hai una ricchezza interna che può veramente cambiare le cose. Sì, a volte ci sentiamo un po' esclusi dal sistema, dalla società, ma chi è che da risvegliato non si sente in questa condizione? E il punto, sai qual è? Che in questa vita non sei sola, non sei solo, perché sono tante solitudini che si incontrano, no? E molto probabilmente aiuti anche tante persone con la tua presenza a trasmutare, a trasformare quella sensazione di solitudine in potere e ricchezza spirituale. Sei una guida, sei una guida mandata dagli angeli, mandata dai regni superiori. Sei una guida mandata anche a tutte quelle pecorelle smarrite, no? Che si sentono sole o soli in questa incarnazione, proprio perché hai il dono di trasformare la solitudine in una grande ricchezza e potere spirituale. Molto forte, wow. Vediamo dove stai andando adesso, dove sta andando la tua vita adesso.
prima variante avventurina verde, dove sta andando la tua vita adesso. Mi sta arrivando anche un messaggio molto fortissimo, molto forte. È possibile che tu abbia lasciato orfano qualcuno perché non potevi tenerlo, cioè un bambino, una bambina, perché o ti sei fatta monaca o monaco perché eri incinta, cioè se sei donna, perché qua c'è anche questo aspetto, però non hai potuto riconoscerlo, magari conoscerlo, ma hai avuto una grande fede e fiducia. Questo magari è marginale, però mi è arrivata come canalizzazione. Verso dove sta andando la tua vita adesso? Qua abbiamo il giudizio, verso una chiamata superiore, ancora più in alto di prima. Il giudizio mi dice di una chiamata superiore, verso una rinascita sta andando la tua vita adesso. Nel sentire la chiamata superiore, verso una rinascita, verso... Il giudizio mi parla di notizie anche, no? Improvvise, qualcosa che... La resurrezione dei morti, anche il giudizio. Il giorno del giudizio è una rinascita, è un'araba fenice per me il giudizio, sta andando verso una rinascita, a sentire la fede in quello che stai vivendo adesso, una rinascita, qualcosa, un'epifania dell'anima. Ok, ricordo la mia vita passata. Verso dove sta andando la tua vita? Allora, stai andando verso qualcosa che porterà, una chiamata divina che porterà tanto entusiasmo, un'energia nuova, un'energia piena di voglia di fare, di essere, e notizie che mi parlano dall'esterno, che mi parlano della tua voglia di metterti in gioco, verso una chiamata dell'anima che mi parla di entusiasmo, della serie ce l'ho questa cosa, la so fare, che figata, la posso mettere in pratica adesso. Sì. A lasciare una vecchia dolorosa storia, 10 di spade. Abbiamo vissuto una storia dolorosissima o in questa vita o nell'altra vita, abbiamo un 10 di spade. Allora la tua vita sta andando verso la rinascita dopo una situazione molto dolorosa, una chiusura necessaria, magari relativa a questa bambina o bambino che hai dovuto dare, o tu sei stata o sei stato affidato a un convento da qualcuno. Questa è una storia che ti porti dietro da tanto tempo, molto difficile. E il 9 di bastoni mi dice che questa, la condizione di orfano, di solitudine, te la sei portata addosso per tanto tempo perché veniva da questa vita passata qui. Il 9 di bastoni mi dice che dopo tanto lottare tu hai finalmente in questa vita la resurrezione. Un nuovo entusiasmo sta entrando nella tua vita, una voglia di vivere che magari non hai sperimentato fino a questo momento perché stavamo chiudendo un ciclo karmico molto doloroso che ci ha affaticato tanto. Un nuovo entusiasmo, una rinascita, una voglia di vivere senza precedenti. Il paggio di bastoni mi parla della voglia di conoscere, di esplorare il mondo, non la reclusione più, ok? Ma di mettere in pratica questo, di sentirti guidata o guidato nel farlo. Verso dove sta andando la tua vita? Sta andando con l'otto di coppe a lasciare andare un peso, anche una zona comfort, lasciare andare proprio, lasciare andare il passato che ti sei portata dietro, quel passato che è stato, che ha forgiato già le tue armi spirituali, ti ha appesantito, allo stesso tempo ti ha forgiato. Uscire fuori da una zona comfort, andare, magari la zona comfort poteva essere stare reclusi volontariamente o chiusi, più chiusi, ma il paggio di bastoni ci insegna l'esplorazione, la vita, l'entusiasmo, conoscere persone, aprirsi alla vita, sentire questa chiamata di bisogna darsi alla vita.
e quindi uscire dalla zona comfort per essere chiamati da questo grande entusiasmo che sentiamo dentro. A mettere finalmente le cose in equilibrio tra vita intima e vita esteriore, no? Il 2 denari mi parla dell'equilibrio raggiunto tra la vita interna e la vita esterna. Nonostante qua noi abbiamo un po' di paure, con la luna ci faremo guidare dall'intuizione, perché siamo molto stanchi, mi dice. Allora, la chiamata dell'anima, questo giudizio che mi parla di resurrezione, dove stai andando la tua vita verso una resurrezione, questa resurrezione è accompagnata da un grande entusiasmo di conoscenza, di vita, di una nuova linfa vitale, che poteva essere bloccata da un vecchio pattern, un vecchio schema di solitudine, di orfani, di vita monastica o di chiusura o clausura, chiusura più che altro. Ecco, come se avessimo portato questo peso, no? Stai andando verso mettere l'equilibrio tra ciò che hai vissuto, tra vita interiore, che magari la desideri, la brami, perché è una zona comoda, la conosci già perché viene da una vita passata, e la vita esteriore, il paggio di bastoni, l'entusiasmo, la conoscenza, il nuovo, faccio viaggi, faccio cose. Nonostante tu possa essere un po' presa da paure o preso da paure, verso dove sta andando la tua vita? A sentire l'intuizione della luna, non la confusione che la luna ti dà, ma l'intuizione, perché sei animato da una grande fede verso ciò che ti chiama a livello interiore, perché il tuo interiore è saldo, è strutturato, è sacro, ok? Verso dove sta andando la tua vita ancora? Verso una grande stabilità da un punto di vista economico, da un punto di vista finanziario, da un punto di vista di radici, cioè il re di denari. La tua vita sta andando con questo passo nuovo ad avere più stabilità, ricchezza, come questa bellissima immagine, no? Tante mele, il cibo, una casa. E sta andando verso questa stabilità, una maggiore stabilità, maggiore radicamento. Verso dove sta andando la tua vita? Verso l'apertura all'amore, l'asso di coppe, verso un nuovo amore, un nuovo entusiasmo. Può essere anche l'arrivo di una persona veramente strutturata. Per alcune di voi che stanno anche non cercando l'amore, l'amore stabile, ecco, verso l'amore stabile o un amore stabile, da che abbiamo avuto la sensazione di doverci difendere sempre per la vita, di doverci esonerare da sole o da soli, da escluderci da soli o doverci difendere, no? Perché siamo stati abbandonati o c'è la carta di orfani, da quella sensazione di doverci difendere a quella sensazione wow, finalmente non mi devo difendere più, ma soprattutto mi do, perché arriva una stabilità economica o finanziaria e anche è una che porta tanto equilibrio, seguendo solo la tua intuizione, non ti devi più difendere da niente e nessuno, è finito quel tempo, c'è questa rinascita. Il lasso di coppe mi parla di un'apertura emotiva, di gioia, di felicità, come se vedessi come proprio questa bellissima immagine, una nuova alba che ti dà tanta gioia, tanto entusiasmo e anche c'è questo nuovo amore o un amore rinnovato che porta stabilità. Sì, ancora, verso dove sta andando la tua vita? 10 di bastoni mi dice effettivamente che questa cosa è come se ti liberassi da un peso che ti sei portata per tanto tempo, ti sei portato da tanto tempo. E questi pesi erano generati da una consapevolezza che doveva essere appresa e tu l'hai appresa, abbiamo il giudizio. Riesaminiamo i conti, rifacciamo i conti. Cosa avviene dopo il 10 di bastoni? Verso dove sta andando la tua vita? 8 di bastoni. Tutto ciò che era fermo, bloccato, riparte velocemente. Qua c'è la figura di questa donna che va verso, no? Allora dalle spalle, un po' come quest'otto di coppe che sta per uscire da una zona comfort. E qua do le spalle a ciò che mi ha tenuto soggiogato, appesantito, do le spalle alla pesantezza, prendo la decisione e vado. Quindi verso dove sta andando la tua vita? Verso una accelerazione di tutto ciò che è stato fermo per motivi karmici. Accelerazione, notizie, stabilità, amore e stabilità. Seguendo cosa? La tua intuizione a discapito delle tue paure. Sì. Ancora, cos'altro ci raccontano?
6 di coppe, verso una... come dire, il 6 di coppe mi parla del passato, no? I bambini, il passato, a pacificare l'immagine di orfani. E quindi questo a cosa porta? La pacificazione delle immagini perturbate, no? A sentirsi felici finalmente, alleggeriti, senza il peso sul cuore. Questo 6 di coppe mi parla con la riconciliazione della tua bambina o il bambino interiore, nel vedere che nel tuo passato, in questa vita passata, è stato tutto perfetto. Perché quando noi vediamo la perfezione in ciò che è stato nel nostro passato, sia in questa vita che nelle altre vite, quando magari facciamo costellazioni, eccetera, no? O regresso alle vite passate, quando abbiamo quelle immagini, questo volevo dire. Allora, quando noi abbiamo acquisito il dono di quella vita e dal punto di vista di oggi guardiamo a questo passato, vediamo la perfezione. Cosa vuol dire? Che Kundalini sale al quarto chakra e tutto ciò che abbiamo visto di negativo diventa medicina. Cioè vediamo la perfezione in questo nostro passato che ci ha dato dei doni straordinari per qua abbiamo dei bambini che si danno la mano per guidare anche le pecorelle smarrite, per guidare tutti quei bambini che come noi si sono sentiti al freddo da soli, per guidare anche le altre anime verso la riconciliazione con le proprie, ehm, con il proprio passato. Sì, bello, bello, molto poetico, bellissimo. Ancora verso dove sta andando la tua vita? Qua abbiamo avuto dei tradimenti in questa vita e nelle altre vite, ci siamo sentite tradite o traditi dai nostri genitori in primis, magari in questa vita abbiamo percepito questo tradimento, l'abbiamo percepito nella vita passata sicuro, perché abbiamo il 7 di spade ed è come se adesso invece questo 7 di spade diventa benefico e verso dove sta andando la tua vita, ad avere quell'astuzia sacra che ti permette di arginare l'ostacolo, pacificando il tuo passato. Sì. Ancora, verso dove sta andando la tua vita? Verso dove sta andando? E qua l'otto di denari mi parla di ehm, un progressivo successo in ciò che ti appassionerà. Mi parla di lavoro che farai con passione, mettendoci tutta la tua fede, il tuo entusiasmo, la tua conoscenza, ma anche il lavoro su di te che hai fatto che darà i frutti nella materia. Verso dove sta andando la tua vita ancora? Nel non accontentarti più. 4 di coppe mi parla che ci siamo potute sentire messi da parte dalla vita o da qualcuno, non accontentarti più e anche iniziare a guardare la bellezza della vita ogni istante, senza più guardare ciò che non hai, ma guardare ciò che hai essendo entusiasta o entusiasta di quello. Se non l'hai fatto era perché c'era un karma molto forte qua. E l'amore incondizionato sugli eventi, no? Magia pratica 15. Abbiamo avuto un grandissimo dolore col 3 di spade qua, chiusure, dolori, tradimenti. È come se il nostro dolore avesse lavorato per ridarci i frutti in questa incarnazione. Ok? Mettiamone un'altra, verso dove sta andando la tua vita. E qua abbiamo la papessa. E di nuovo chiudiamo con le carte iniziali, la sacerdotessa, la papessa. Nell'avere una conoscenza spirituale che ti farà anche essere una guida per le persone. Una guida per le persone, anche farlo come lavoro, abbiamo l'otto di denari, il re di denari, verso una stabilità. Se fino adesso non abbiamo avuto quella stabilità radicata, era perché stavamo integrando questa ferita. Cioè il lavoro è stato fatto e la papessa mi parla di te che non sei più sola o solo, ma senti tutte le forze della natura e gli spiriti che ti parlano, ti comunicano, comunichi con la foresta, comunichi con l'invisibile, ti senti piena in quello dove prima ti sentivi orfana o orfano, vita passata o anche in questa vita. E grazie a tutte le sensazioni di esclusione che hai potuto vivere, tu hai rafforzato questo potere. 7 di spade, 3 di spade, 10 di spade, tutte le situazioni e le persone che si sono fatti i veicoli di quella solitudine hanno rafforzato quest'arma spirituale, il tuo destino a diventare una guida spirituale
e avere i frutti nella materia, a portare fede. Wow, mamma mia, ragazze e mie ragazzi, vediamo cosa ti dicono questi altri oracoli. Volevo mettere, aspetta, eccoli. Verso dove sta andando la tua vita? Cosa hanno da dirti questi oracoli? A essere una regina. Wow! Una regina o un re. La reina, irradiando la maestà femminile, utilizza la sua autorità benevolmente per proteggere gli altri. Sta andando verso nel diventare un'autorità femminile. L'autorità anche se sei uomo, che vuol dire anche se sei uomo ad avere autorità femminile? A guidare con la fede nel mistero, l'accoglienza e la consapevolezza che ogni cosa che si ha dentro se stessi è prospero. E la prosperità, tutte le emozioni che senti sono pietre miliari della tua prosperità fisica e finanziaria ed economica. Quindi ad essere una regina, un re, a guidare, sono carte di guida femminile, papessa, sacerdotessa, papessa, regina, grazie a una condizione di esclusione di cui persone e circostanze si sono fatti veicoli. Molto forte, bellissimo, eh? Vediamo cosa ti dicono queste. Verso dove sta andando la tua vita. La spiritualità, non avevo dubbi. Il tuo cammino spirituale è benedetto e protetto. Cercherai di armonizzare lo spirito con la materia. Cosa ti ho detto? Spirito con la materia. L'isolamento e adesso anche entusiasmo verso il nuovo, le conoscenze e l'apertura, no? Otterrai ricchezza spirituale, che poi la ricchezza spirituale è prerogativa di ricchezza materiale, re di denari, no? E poi intuito, papessa, riceverai aiuti e ispirazione celeste, comprenderai i tuoi errori, cioè non sono tuoi errori, comprenderai la vita passata qui come medicina, benessere ritrovato. È una lettura straordinaria, ragazzi e miei ragazzi, veramente straordinaria, Adesso ti chiedo di farmi una domanda e io ti risponderò. Domanda sì o no? Domanda sì o no per le mie ragazze e i miei ragazzi che hanno scelto la prima variante dell'avventurina verde. Puoi anche scegliere un'altra variante per un'altra domanda, va bene? Ok. Magari andare solo alla domanda se vuoi fare una domanda. Allora, pensa alla domanda o dilla ad alta voce da dove stai tu e magari scrivimi sotto nei commenti variante 1 domanda 1 o scrivimi la domanda o la tieni per te. Però dai segno della tua, scrivi, ok? Variante 1 per esempio, domanda variante 1, ok. Chiedo agli spiriti, al mio amante mistico, di rispondere alla tua domanda. Sì o no? Può essere una domanda relativa a quello che abbiamo letto fino adesso oppure una domanda tua, personale. Otto di coppe è già uscito, esce 2 volte. 7 di denari. Cavaliere di coppe. Cavaliere di denari. 8 di spade. La risposta è assolutamente sì, però c'è un però. Abbiamo 2 8 qua, 8, 8, 8, l'otto numero dell'infinito. La risposta è assolutamente sì, ma con una definitivo abbandono delle zavorre emozionali del passato. La risposta è assolutamente sì, ma con un totale abbandono definitivo delle zavorre del passato. C'è prosperità per tutto ciò che hai chiesto,
prosperità, un sì per tutto ciò che hai chiesto, perché hai aspettato tanto, ma quell'attesa non era un'attesa, era un'attesa funzionale a mettere i pezzi del puzzle nel modo giusto, si stava ottenendo una trasformazione, era un'attesa destinica. Ok, quindi qualsiasi ostacolo tu possa vedere nella tua mente non è reale. In merito alla domanda che mi hai fatto, qualsiasi ostacolo tu possa vedere in questo momento non è vero, è un ostacolo irreale, è solo nella tua mente. 8 di spade. Datti alle emozioni e la risposta è assolutamente sì. Ok? Ragazze mie ragazzi, è stata una lettura bellissima, io passo alla seconda variante, se mi segui anche lì, magari anche solo per un'altra domanda, e altrimenti ti abbraccio, noi ci vediamo alla prossima e come sempre che tutti gli dei ti benedicano. Mua. Eccoci qua per la seconda variante di Aspro Rosso con l'altro mazzo di tarocchi, andiamo a vedere verso dove sta andando la tua vita, ma prima di tutto andiamo a vedere da dove vieni, ok? Allora, mettiamo qua, spostiamo questi e vediamo. Chiedo al mio amante mistico di realizzare questa creazione per te, affinché tu abbia visione, bellezza, gioia e prosperità. Sabbe satta sukhi hontu. Da dove vieni? Di Aspro Rosso, seconda variante. Metterò 3 carte. Amore non corrisposto. Veniamo da una vita in cui abbiamo percepito un amore non corrisposto, qualcuno che ci ha fatto del male o come immagine si è proiettato l'abbandono e quindi possiamo riperpetuare queste condizioni in questa vita sentendo molto l'amore non corrisposto, ma non solo a livello romantico, anche a livello relazionale con le persone, amicizia o lavoro. E questo non essere corrisposti, no? E lo sento molto questa cosa. Abbiamo vissuto, magari ci siamo irrigidite o irrigiditi anche per questo. Periodo greco-romano. Mi stanno parlando di una vita o negli antichi greci o negli antichi romani. Mi stanno mettendo proprio un ordine culturale, sociale, greco-romano. Beh, siamo all'origine del mito qua, all'origine del mito. Vediamo ancora. E Atlantide, a Cipicchia. C'è una persona in particolare con la quale tu hai fatto un lungo viaggio, sin dai tempi di Atlantide. Qua abbiamo 2 delfini. Ai tempi di Atlantide eravate uniti, come 2 delfini, liberi e allo stesso tempo insieme. Nel periodo greco-romano c'è stato lo stesso amore, non è stato corrisposto e quindi ha creato dentro di te una frattura molto profonda, perché quella familiarità spezzata. Ed è come se la vita non avesse avuto più senso da quel momento. È come se magari facessi anche oggi, facessi le cose come se ci fosse di più, ci fosse di più. È come se avessi quella profonda nostalgia del tempo delle origini, no? Ci fosse di più. E al momento attuale è come se stessimo vivendo quella nostalgia di quel tempo delle origini.
Ripeto, qua c'è una persona. Non lo so se l'hai incontrata ancora in questa vita, se l'hai già incontrata, ma come se fosse quella persona che si fa veicolo di una storia che si ripete. Sai quando hai delle storie però non sei mai non toccano mai quel punto di non ritorno, no? Quella felicità incommensurabile, quella pienezza. È come se mi stanno raccontando le storie che hai potuto avere adesso, non sono, cioè come se le paragonassi sempre a qualcosa o che hai già conosciuto, che questi due delfini qua, che però anche in questa vita c'è stata la separazione, oppure hai vissuto delle storie ma è come se non fossero mai quella lì, anche se non l'hai conosciuta in questa vita, magari non te ne rendi conto, no? Non c'è mai una soddisfazione piena, no? Sappiamo che ogni relazione ci porta a diventare integri, no? Perché non esiste l'altra metà della mela. Se siamo interi, dobbiamo tornare integri, interi, attraverso la proiezione che l'altro ci fa. Perché, perché hai vissuto questo grande amore ad Atlantide? Non era la completezza che l'altra persona ti dava, era la tua interezza. Ti ho premesso due liberi, delfini liberi, no? Ma sempre insieme. Non era ciò che ti manca, è la tua interezza, non l'altra persona. E questa persona si è fatta veicolo anche nel periodo greco-romano e probabilmente in questa incarnazione della necessità di riprendere, riscoprire la tua interezza interiore, la sola in grado di farti cavalcare qualsiasi onda con un'altra persona a fianco integra, allo stesso modo. È il ricordo dell'interezza, è il ricordo di quell'interezza lì. E allora se abbiamo potuto vivere delle relazioni in questa incarnazione in cui ci manca sempre qualcosa, quello era un rimando alla necessità di riscoprire in te quell'interezza, tanto da poter trovare l'interezza poi nella coppia, di vedere la perfezione anche nella coppia. Ok, vediamo adesso verso dove sta andando la tua vita. È come se quest'anima ti accompagnasse sempre. Io qua credo fermamente si riferiscano al tuo amante invisibile, al tuo sposo celeste o sposa celeste, l'amante mistico, che nel periodo di Atlantide era uno, no? Uno con te. La sposa invisibile, lo sposo invisibile. Tutti gli sciamani hanno una sposa, uno sposo invisibile con il quale stanno nella dimensione ultraterrena, no? E quindi è quell'appagamento lì che poi per il cristianesimo è diventato l'angelo custode, lo spirito guida. Vediamo verso dove sta andando la tua vita attuale. Verso l'amore. L'asso di coppe. L'asso di coppe non è il due di coppe. E come ti ho detto, è l'interezza, è quell'amore che tu riscopri in te, lacrime di gioia per l'amore, per la vita, per la condivisione col tuo spirito guida, amante invisibile. È la riapertura del cuore. Da tante ferite alla riapertura del cuore totale. L'asso di coppe è un amore pulsante. E solo l'asso di coppe è in grado di attrarre un due di coppe. C'è un amore autentico, perché è il ristabilire l'interezza in te. Verso il grande amore, l'asso di coppe. Verso dove sta andando la tua vita? 7 di denari, quanto abbiamo atteso questo? E già il lavoro l'hai fatto, o consapevolmente o inconsapevolmente, non lo so se fai un cammino spirituale con me o sciamanico o altro, però verso dove sta andando la tua vita, a seminare qualcosa di completamente nuovo. Il 7 denari semino qualcosa di completamente nuovo, come questa piantina.
a far germogliare l'amore dentro di me affinché ci possa essere corrispondenza, no? Esterna. Verso dove sta andando la tua vita? La ricerca interiore, l'eremita, abbiamo aspettato tanto cercando quell'amore dentro di noi, evocando il nostro maestro interiore, evocando il nostro amante mistico. E questo ci sta permettendo di far andare la nostra vita verso l'amore. L'amore, ritrovo l'amore, da un amore non corrisposto ritrovo l'amore. Prima dove? Dentro l'eremita, colui che parla col maestro interiore, con l'amante mistico. Ok, verso dove sta andando la tua vita? 9 di spade. 9 di spade mi parla di tutte le preoccupazioni che la mente razionale ti fa avere: non troverò mai la persona giusta, non troverò l'amore della mia vita, il mio cuore non batte più, il mio cuore è chiuso, il mio cuore non si aprirà mai come quella volta, che magari tu la riconduci a una volta terrena di questa vita, ma è come quella volta lì. Parliamo di Atlantide, no? E del periodo greco-romano, dove si è spezzato questo, dove c'è stata la grande frattura per realizzare qualcosa di completamente nuovo, vero e integro. Mi parla di notti insonni, di cercare dove la mente ha preso il sopravvento, mi parla di circostanze in cui hai avuto paura dell'amore, o paura di darti, o paura di aprirti. Verso dove sta andando la tua vita? 7 di coppe, qua abbiamo una vita che torna a pulsare per diverse cose, non solo per l'amore con una persona, per diverse cose. La tua vita sta andando verso una felicità familiare, 4 di bastoni, una felicità raggiunta. La tua vita sta andando a pulsare, il tuo cuore sta andando a pulsare di nuovo verso ciò che ti anima a livello emotivo, come mai prima d'ora. Non ti è mai successo fino a questo momento che il tuo cuore tornasse a battere così forte per diverse cose, non solo a livello di persona, ma tipo per progetti che ti entusiasmano. Allora batte il cuore, l'asso di coppe, che è amore mandato dal tuo amante invisibile, no? Il 4 di bastoni mi parla di allegria, di condivisione, e di stare con gli altri e sentirsi finalmente appagata o appagato, felice. Il 4 di bastoni mi racconta anche della celebrazione che si ha per i risultati raggiunti. E, verso questa allegria, non più in solitudine, ma la gioia del condividere. Gioia del condividere. Ancora. E qua abbiamo la regina di coppe, finalmente torni ad amare. Non hai amato completamente fino a questo momento della tua vita, perché? Perché c'era questa grande frattura da adempiere, no? Mi dicono che verso dove sta andando la tua vita? Sta andando finalmente ad amare. L'amore, il darsi, l'offrirsi, senza più remore, senza più i freni della mente. Perché? Perché hai trovato l'amore dentro, è germogliato già. E quindi io qua vedo con la regina di coppe, chi è la regina di coppe? Colei che finalmente, colei che si dà alla vita, non la frena. È la sciamana delle emozioni, lo sciamano delle emozioni, colei che fluisce le proprie emozioni, non le trattiene, a colei che finalmente piange. Magari c'era questa remora anche, no? A darsi alle proprie emozioni. Magari vale per alcuni di voi quel trattenersi, no? Quel trattenersi, non voler aprire quel rubinetto. Una volta una mia cliente tanto tempo fa, parliamo di 8-9 anni fa, mi disse: ho paura, Francesca, ad aprire il rubinetto delle lacrime, altrimenti non so cosa potrebbe uscire. E quando pianse, pianse per ore, 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 e si sentì una leggerezza e una straordinaria forza interiore, perché aveva aperto i rubinetti. Non trattenersi più. Questa è una felicità emotiva della regina di coppe, colei che apprezza. Qua abbiamo una bellissima immagine, colei che è a cena, apprezza il cibo, beve del buon vino, colei che è serena in volto, no? Sono potente perché sono paziente, non trattengo più. Qua c'è un'altra persona di fronte, però non la fanno vedere, quindi chiunque ho di fronte so che è lui o è lei, il mio amante invisibile, no? È molto commovente questa lettura, molto bella. Sì, a ridere di nuovo, sorridere di nuovo. Ehm, sì, verso dove sta andando quindi la tua vita?
Qua abbiamo avuto persone che ci hanno ingannato, persone che si sono comportate male con noi in questa vita perché la stessa anima lo può aver fatto nel periodo greco-romano. Sette di spade mi parla di inganni, di imbrogli, magari abbiamo dato fiducia a qualcuno e ci ha devastato. E, e mi stanno qua raccontando di quanto quello è stato un volere divino affinché tu facessi questo tipo di esperienza. Ma qua il Tre Denari mi dice che là dove sta andando la tua vita verso le cose che si mettono a posto. Mi parla anche di progetti condivisi insieme ad altre persone, la fiducia nei progetti condivisi, la fiducia nel prossimo, da che non ne hai più avuta, no? Da quel periodo greco-romano fino ad oggi. La fiducia del prossimo verso il prossimo e non la mancanza di fiducia, ma recuperare la fiducia nella vita grazie magari a un atto di consapevolezza che magari anche questa lettura ti sta dando, che tutto è per te, non è mai contro di te. Pensa che la persona o comunque sia l'anima che più ti ama al mondo è quella che ti farà più male, perché quando ci sono quegli accordi karmici, prima di incarnarsi, un'anima che si prende il peso di essere odiata da te o di essere rivangata o odiata è l'anima che ti ama di più. È impossibile da percepire questa cosa per la mente razionale. Impossibile, impossibile. Ma come anima ci sono questi patti. E quindi la fiducia nella vita ti porta a creare delle strutture. Io qua vedo anche che il Tre Denari mi dice lavoriamo insieme, facciamo le cose insieme, verrai riconosciuta o riconosciuto all'interno di gruppi di lavoro, verranno riconosciute le tue qualità, le tue potenzialità, anche all'interno di gruppi di casa, non lo so, quattro di bastoni, dove verranno riconosciuti i tuoi talenti, le tue capacità, le tue potenzialità, dove ognuno porta il suo e crea una struttura forte. Ok? Ancora, verso dove sta andando la tua vita? Verso un cavaliere di coppe. Allora, il cavaliere di coppe mi parla di un amore che arriva verso di te, un amore rinnovato, un amore che è scevro dalla pesantezza che hai potuto sentire fino a questo momento in questa incarnazione. Ma soprattutto alla base di questo cavaliere di coppe c'è dove va la tua vita a farti andare, a farti gioire, a farti fare cose che ti motivano a livello emozionale. Vieni motivata dalle emozioni, dall'entusiasmo e dalla gioia, cosa che probabilmente fino a questo momento eri un po' più ritratta, no? Ritratto. E arriva anche l'amore di conseguenza. Andiamoci a specificare ancora verso dove sta andando la tua vita su questo cavaliere di coppe. Il matto, arriva un amore nuovo, rinnovato, un amore pieno di fede, di fiducia, come se fossi una bambina o un bambino appena nato. Anche dei progetti, tra i denari, dei progetti che ti portano ad avere una fede impeccabile, nuovi progetti, qualcosa che ti viene proposto, che ti entusiasma, cavaliere di coppe, e ti lanci. E in questi progetti o progetto verrai riconosciuta o riconosciuto per le tue massime qualità e potenzialità, sentendo una fede nella vita, una gioia impeccabile. Ok? Quindi, ancora una carta, verso dove sta andando la tua vita. Qua abbiamo 5 di bastoni, mi dice che hai dovuto lottare per affermarti, per avere ragione, per difenderti, tensioni con altre persone, ma la tua saggezza ti ha ispirato sempre e ti guiderà con la papessa. Magari non ti sei mai sentita all'altezza di alcune circostanze, di alcune persone, di alcuni fatti, e invece qua lo sarai, perché avevamo questa ferita qui. Abbiamo dovuto con l'amore non corrisposto lottare per affermarci, lottare per difenderci, no? Ancora, verso dove sta andando la tua vita? Qua mi parla di 8 di denari, mi dice che sarai appassionato, appassionato in quello che farai, nella pratica, nel quotidiano. C'è qualcosa a livello lavorativo che arriva come atto nuovo, come qualcosa di nuovo, che ti motiverà così tanto che darà risultati a lungo termine. E i risultati che non sono stati visti fino a questo momento erano dovuti perché certune emozioni erano bloccate. Ancora, verso dove sta andando la tua vita? Qua molte volte siamo potute, alcune di voi sanno che devono prendere una decisione e magari con questa lettura la prenderete adesso. Una decisione in qualche ambito.
Ancora, verso dove sta andando la tua vita nel realizzare una stabilità senza precedenti. 10 di denari. 10 denari mi parla di stabilità. Allora, prima abbiamo una stabilità raggiunta, successi per delle cose che si fanno, no? Una stabilità che però va coltivata, il 4 di bastoni. Il 10 denari, verso dove sta andando la tua vita, come chiusura della lettura, è un riconoscimento economico, riconoscimenti finanziari, di casa, situazioni in casa che danno grande struttura e grande stabilità economica. Tutto ciò che poteva essere bloccato fino a questo momento era perché c'era questo dramma da elaborare in silenzio, nella perfetta solitudine, ok? È una lettura molto forte e molto bella, molto molto forte e molto bella. Siccome qua mi hanno evidenziato del nuovo amore come il Cavaliere di Coppe e l'impegno verso questo nuovo amore, alla base la fede impeccabile nella vita e nelle altre persone, andiamo a esaminare un attimo questo aspetto sull'amore con queste carte. Non a caso il diaspro rosso poi è il primo chakra, la donna selvaggia, l'uomo selvaggio che non ha paura, il matto, di lanciarsi nella fede nella vita, no? E la fede nella vita la puoi avere se hai un grande radicamento con la donna selvaggia o l'uomo selvaggio, è il maestro interiore che ti guida a farlo. Allora, sull'amore cosa hanno da dire questi oracoli per te? Magari ci siamo trovate in delle situazioni dove persone ci hanno mentito dandoci, magari essendo in ombra o essendo le terze persone, no? Tutto ciò che aveva a che fare con questo paradigma di evoluzione. Ok, e non sentirti unica, non sentirti unico. Adesso questo tutto cambia. Vediamo. E infatti c'è l'amore costruttivo, qua c'è Penelope e Ulisse, si costruisce insieme, tre denari, passo dopo passo, si fanno funzionare le cose. E vediamo cosa ti dirà questa persona, che tu la conosca o meno, eh? Per molti di voi è nuovo questo amore, completamente nuovo, ma è l'incarnazione dell'amante mistico. L'hai già vissuto questo amore in altre incarnazioni prima del periodo greco-romano. Ok. Allora, è un ricordo, è un dolce ricordo, è qualcosa di meraviglioso. Vediamo con i miei oracoli che potete trovare sotto all'info box in descrizione cosa ti dirà. Amore non è amore, si muta quando scopre un mutamento. Tutto sta cambiando. Tutto sta cambiando in amore per te. Te l'ho appena detto. Cioè, ho parlato di terze persone, ti penso anche quando sto con lei, sto impazzendo. Allora qua mi stanno raccontando che molti di voi hanno potuto avere storie di triangolazioni dove abbiamo litigato, abbiamo dovuto prendere una decisione, no? Per essere scelte o scelti, perché veniva dall'amore non corrisposto del passato. Ci siamo magari volute adeguare o voluti adeguare per essere brave o bravi, no? Questo a livello inconscio. Non sarà più così. Non sarà più così. Io non lo so se è la stessa persona, magari parlo a un gruppo di voi o una persona completamente nuova per chi ha questioni di triangolazione, non lo so. Fatto sta che tu esci dal pattern dell'amore non corrisposto, non ti devi adeguare per piacere a qualcuno. Cioè sarai portata come regina o re. Cos'altro? Eccola, è saltata da sola. Sono scappato per paura che mi lasciassi. E guarda un po', per alcuni di voi una persona è scappata per paura che lo lasciassi tu, quando magari non lo sapevi questa cosa, perché sei tu che hai messo in scena l'amore non corrisposto. Mi spiego, no? Perché sono tutte immagini. E adesso invece arriva il costruttivo. Ricordati 10 di denari, qua c'è costruzione di casa, famiglia, stabilità. Grazie al viaggio che abbiamo appena raccontato. E vediamo con queste carte cosa hanno da dirti queste. Giocatore, questo è come se fosse il matto, Giocatore. Volontà di seguire la tua intuizione incluso quando gli altri dubitano di te. Verso dove sta andando la tua vita? Verso seguire la tua intuizione, perché la tua intuizione adesso è foriera di questo cambiamento. Magari gli altri dubiteranno di te, ti troverai a combattere o discutere con qualcuno, l'hai già fatto, ma sai che è la scelta giusta e io te lo confermo.
Ok, verso dove sono uscite altre due. Distruzione del vecchio, completamente distruzione, lasciare indietro quello che è potenzialmente distruttivo, prepararsi per una nuova vita e il matto. Sirvienta, gode servendo gli altri con libertà e con un cuore pieno d'amore. Il cuore pieno d'amore, l'asso di coppe, cioè qua godrai nel darti alle persone, agli eventi, quando hai potuto avere sfiducia nella vita e nelle persone. Lo vedevamo prima col 7 di spade. Ok? Vediamo ancora cosa hanno da dirti questi oracoli. Hadea, benestare, alla fine otterrai il recupero della tua salute e del tuo benestare. E quindi qua, se abbiamo avuto anche dei problemi di salute o dei problemi psicofisici, qua tu dove stai andando? Al recupero della tua salute e del tuo benestare. Questo è il 10 di denari. Perché i problemi psicofisici erano tutti legati all'adempimento di questo amore non corrisposto, al sentirsi esclusi o abbandonati, anche il doversi difendere, no? Allora il tuo amante mistico qua ti farà recuperare salute e benestare in tutti gli aspetti, ok? Wow, che lettura poderosa in spagnolo! Poderosa, bellissima. Adesso, ragazze mie e ragazzi, ti chiedo di farmi una domanda. Può essere inerente a questa lettura o una domanda che non è inerente a questa lettura. Magari puoi sentire questa domanda, farmi una domanda qui e vedere una delle due altre varianti per farmi un'altra domanda e vai direttamente alla domanda, ok? Ti risponderò a sì o no, ok? Per la tua domanda, qual è la risposta da parte degli spiriti? Magari scrivimi sotto nei commenti variante 2 con la domanda, oppure soltanto la tieni per te la domanda, scrivi variante 2, ok? Oppure scrivi quello che senti, l'importante è che metti variante 2. Se ti va, ovviamente, ok? Allora, qual è la risposta alla tua domanda? L'appeso, l'otto ai denari ed è già comparso prima. Abbiamo la torre qua, e la torre l'avevamo anche qua, tipo di istruzione. 8 di coppe. La risposta è assolutamente sì nel nuovo, però non c'entra niente il passato. Allora, io qua vedo, se mi hai chiesto di tutto ciò che era fermo o del lavoro, se mi hai chiesto di un lavoro che non c'è più, se mi hai chiesto di... Allora qua la risposta è sì, a patto che lasci andare tutta la zavorra del passato. Re di bastoni è colui che vince, è colui che prende posizione, è la notizia che arriva, è la, come si dice, l'azione da tutto ciò che era bloccato. La risposta è assolutamente sì, ma è totalmente nuovo. Se mi stai chiedendo di amori del passato, di cose che già conosci, la risposta è no in quelle cose, ma è assolutamente sì per il nuovo. Sì per il nuovo. È necessario lasciare andare una zavorra passata, una distruzione, cioè tutto ciò che è distruttivo, tutto ciò che ti ha fatto male, fuori. Va bene? Qua c'è il re di bastoni, che è la tua energia che si riprende anche le notizie che arrivano. Ok? Quindi, ragazze mie e ragazzi, detto questo, concludo qui e passo all'altra variante. Se mi segui anche lì, io ti faccio un grandissimo in bocca al lupo e come sempre che tutti gli dei ti benedicano. Mua! Eccoci qua per la terza variante con il turchese. Andiamo a vedere verso dove sta andando la tua vita, ma prima di tutto andiamo a vedere da dove viene, da dove vieni. Allora,
Chiedo al mio amante mistico di realizzare questa creazione per te affinché tu abbia gioia, bellezza, prosperità e visione. Sabbe Satta Sukkihontu. Da dove vieni? Da dove vieni? Metterò 3 carte. Qua vieni da un elevato status, la saggezza, qua abbiamo un unicorno. Sei stata mandata o mandato sul pianeta per portare risveglio nella bellezza. Ho i brividi mentre te lo dico perché l'unicorno è stupendo. Hai una grandissima saggezza che viene un po' come il Buddha, no? Ehm, Quando ho visto i drammi, l'infelicità umana, ha provato una commozione infinita e lì è sgorgata una grande saggezza. È come se tu avessi avuto una vita passata nei boschi o a contatto con sfere altissime spirituali. Un'esistenza umana però, dove sei stata o sei stato in contatto con altissime sfere spirituali che ti hanno impregnato di bellezza. È un po' come quando entriamo, no, nelle pratiche di yoga sciamanico che facciamo insieme con migliaia di voi nella foresta immaginale, dove vedete animali fantastici. Ecco, è come se venissi da una vita dove tu hai già acquisito eh, come slittare la coscienza da ciò che si vede a ciò che non si vede, cioè fossi profondamente, tu vedi l'invisibile come vedi il visibile. È bellissima questa carta. Mezzi di trasporto. Potresti aver lavorato su dei mezzi di trasporto, magari non è questo treno, potrebbe essere. No, qua è molto chiara la cosa con questa carta qui. Tu sei stata o sei stato e sei tuttora mezzo di trasporto della saggezza ancestrale. Tu non è che la pensi la saggezza, tu lo sei nelle tue azioni istintive. Potresti sì aver lavorato sui mezzi di trasporto, lavorare con dei mezzi di trasporto però la cosa profonda è che tu sei un canale, un mezzo di trasporto di bellezza e di saggezza. Fai vedere le cose che gli altri non vedono. Cioè, porti la visione di ciò che gli altri non riescono ancora a vedere, che è l'invisibile, perché il divino è ciò che ci resta da conoscere, il divino è invisibile, è inconoscibile, se non attraverso gli eventi e le persone. Ancora. Potevi fare anche, mi viene in mente, sai, un lavoro comune, ma essere di una levatura spirituale assurda. Cioè, sai, ho questa immagine davanti, proprio canalizzata in questo momento. Coleo, colui che guida la carrozza, no? O che trasporta altre persone a livello proprio moto a luogo, ok? Ed essere quella sconosciuta, quello sconosciuto a cui le persone si aprivano senza remore. Perché? Perché tu custodisci la saggezza e sai quello sconosciuto, quella sconosciuta che ti dice quella parola in quel momento che ti cambia la vita. Cioè, sei alla soglia, il confine tra visibile e invisibile.
Guardiano della soglia mi viene in mente. E parliamo dell'antico Egitto. Abbiamo avuto una vita nell'antico Egitto qui, dove abbiamo acquisito questa saggezza e facevamo da trami, da ponte, mezzo di trasporto. Non necessariamente un mezzo di trasporto fisico, proprio mezzo di trasporto. Mi parlano di questa vita nell'antico Egitto che ci stiamo portando adesso avanti ancora, in cui c'è qualcosa che dobbiamo apprendere. Dall'antico Egitto hai avuto una saggezza ancestrale, un qualcosa di straordinario. Forse oggi vivi, c'è qualcosa che ha a che fare con i mezzi di trasporto dove porti questa saggezza qui. Vediamo verso dove sta andando la tua vita. Ci chiariranno tutto i tarocchi adesso. Verso dove sta andando la tua vita? Mezzi di trasporto comunque è comunicazione anche, no? Per chi mi ha scelto il turchese, anche relativo al quinto chakra. E le tue parole sono lame spirituali che entrano dove gli altri non possono entrare. Perché è la comunicazione con l'invisibile, la porta tra visibile e visibile il quinto chakra, la comunicazione con gli dei primariamente. Allora, affermare la propria visione nella materia. Allora, verso dove sta andando la tua vita? Adesso, verso dove sta andando la tua vita? Verso una grande celebrazione, 4 di bastoni. Sta andando verso un sentirsi a casa, una celebrazione, un sentirsi a casa nel tuo luogo, un sentirti a casa. Mi parlano di casa, di celebrazione, di anche l'amore, celebrazione dell'amore. Qualcosa che ha a che fare con il tuo luogo, dove sei, sentirti celebrata o celebrato nel tuo luogo, dove sei. Raggiungimento di questa stabilità o anche di una casa, raggiungimento di una casa. Eh, verso dove sta andando la tua vita? Qua abbiamo la regina di coppe. Ah, mi stanno raccontando verso una grande serenità, armonia interiore. E sentirti proprio appagata per un successo raggiunto di casa, di stabilità tua, anche se sei uomo, eh? Abbiamo vissuto la perdita o la penia, la penuria. Allora, e questo si riconduce a quello che stavo canalizzando prima con l'unicorno, quando parlavo di infelicità. Il 5 denari mi parla che abbiamo vissuto una carenza emozionale o economica nel momento dell'antico Egitto, ce la siamo portata avanti, ma al tempo anche oggi, o abbiamo vissuto il senso dell'esclusione o di sentirci esclusi. Qua c'è una persona che chiede l'elemosina, il sentirsi messi da parte, probabilmente nell'antico Egitto. È uscita la carta, quindi c'è anche nell'antico Egitto, volevo dire, non solo oggi, un sentirsi esclusi o non raggiungere mai la stabilità voluta, no? Ma questa condizione di penia ti ha portato a raggiungere quella grande saggezza e a cogliere la bellezza anche nei momenti più difficili. Ecco perché la tua vita sta andando verso una grande serenità emotiva dovuta a una stabilità raggiunta. Verso dove sta andando la tua vita? A una rinascita a tutto tondo. Allora, il giudizio sull'antico Egitto mi dice alla rinascita da ciò che abbiamo percepito come carenza e penuria nell'antico Egitto, in questa vita precedente. Il giudizio mi parla della resurrezione dei morti, della rinascita. E in cosa? In quello che per te è casa, è stabilità, è raggiungimento di una stabilità tua, finalmente, e quindi un'armonia in tal senso. Mi parla il giudizio di rinascita per quanto riguarda una sensazione di esclusione, di sentirsi vittime, di sentirsi messi da parte dalla vita, che ci stiamo portando da qui. Ok? Verso dove sta andando la tua vita ancora? Paggio di coppe, as, io qua ti vedo creativa, creativo, verso
l'amabilità, verso l'apertura del tuo cuore. Vedo anche delle notizie che ti scaldano il cuore, delle persone amabili intorno a te, può essere anche una figura più giovane di te, una figura più amabile, che ti ricorda come, da dove viene la tua saggezza, dal mondo delle fate, dal mondo della natura selvaggia, dal mondo degli istinti, dalle tue emozioni, eh, verso un'attività creativa nuova, verso dove sta andando la tua vita. Qua ci siamo sentite un po' apatiche o apatici con il 4 di coppe, abbiamo molto riflettuto su ciò che volevamo veramente dalla vita. Mi sta raccontando che tutte le volte in cui ci siamo confrontate con le emozioni o confrontati con le emozioni, abbiamo percepito quella sensazione di perdita a volte che ci ha reso un po' apatici, o un po' annoiati con la vita. E, è come se non fossimo state o stati compresi nella nostra empatia o nella nostra profondità, non fossimo stati compresi in tal senso, no? Verso dove sta andando la tua vita? È verso una guarigione su tutti i livelli, guarigione a tutti i livelli. Adesso sta avvenendo questa guarigione dopo tanto tempo, dall'Egitto. Sta avvenendo una guarigione su tanti livelli, a livello emotivo, una guarigione su più livelli, e tutto parte da un senso di esclusione che ti sta portando adesso a una grande stabilità. Ancora, verso dove sta andando la tua vita? Ci siamo sentiti tante volte indecisi, quando il nostro cuore diceva qualcosa, istintivamente sapevi cosa dovevi fare, ma avevi un po' paura a farlo. Due strade diverse, due opinioni contrastanti. Qua abbiamo un 2 di coppe. Ti sta portando l'amore? Ti sta portando la guarigione nel rapporto, ti sta portando la guarigione nei rapporti, a un incontro veramente fatto di cuore e anima con una persona. La guarigione, ci siamo sentiti magari esclusi da una persona o messi da parte o non scelti, no? Tante volte questo ha creato dei dubbi dentro di noi, ma se dovessi fare così, ma è meglio se non avessi mostrato la mia vulnerabilità, ma se avessi fatto così. No, andava bene così, perché tutto questo era necessario affinché tu facessi un certo tipo di esperienza emozionale e trovassi la persona che ti corrisponde, o comunque il 2 di coppe mi parla di non avere poi più dubbi su chi o cosa fare nella relazione, nel non sentirsi in difetto, nel non sentirsi emarginata o emarginato, nel non sentirsi messi da parte. Dove ti sta portando la vita? A ritrovare un grande amore, il 2 di coppe, ad avere stabilità in amore, stabilità raggiunta, stabilità, successo e riconoscimento anche per la tua sensibilità, che adesso viene riconosciuta perfettamente dall'altro, mi spiego? Notizie di guarigione d'amore. Ancora, dove ti sta portando la vita? Alla realizzazione e alla libertà personale. 9 di denari. Allora, se abbiamo percepito carenza nella nostra stabilità, casa, lavoro, eccetera, o sensazioni di carenza della vita, dove ti sta portando la vita in ultima analisi? 9 di denari. Il 9 di... Non so se senti le campane. Il 9 di denari, sapete quanto amo visceralmente il 9 di denari? Come il 9 di coppe, il 9 di denari più di tutti. Allora, il 9 di denari è la realizzazione della tua autosufficienza economica, lavorativa, finanziaria e la libertà da qualsiasi condizionamento o dipendenza. È il benessere psicofisico. Se ci siamo sentiti, abbiamo somatizzato magari nel corpo, no? Avendo un po' di somatizzazioni, un po' di insofferenza fisica, e alla realizzazione della pienezza psicofisica. Autosufficienza economica, nessuna dipendenza emotiva o finanziaria, a questo ti sta portando la vita, a realizzare questo, il 9 di denari, perché abbiamo avuto queste sensazioni di esclusione o di mancanza di denaro, mancanza di salute o mancanza di qualcosa, però quello ti ha portato una grande saggezza, e questa è la vita del tuo riscatto. 9 di denari. Andiamo a vedere ancora dove ti sta portando, verso dove sta andando la tua vita.
Abbiamo avuto la sensazione di perdita, 5 di coppe, abbandono, tristezza, e quindi abbiamo lavorato sulle nostre emozioni, ci siamo sentiti esclusi, o abbiamo perso denaro, abbiamo perso lavoro, o partnership lavorative, non saper cosa fare. Abbiamo vissuto questa sensazione di tristezza, di abbandono, di perdita, è dovuta agli attaccamenti. Il diavolo mi parla anche di manipolazioni emozionali, emotive, che la tua mente razionale ti ha potuto fare con il veicolo di qualcun altro, no? Allora, attaccamenti, attaccamento alla sofferenza, attaccamento al passato, questo pattern che si ripete, si ripeteva dall'Egitto. Questo è l'incarnazione in cui c'è il tuo riscatto, nessuna dipendenza. Te l'ho appena detto, il 9 denari è l'indipendenza emotiva, l'indipendenza economica, l'indipendenza emozionale e non la dipendenza, il diavolo, 5 di coppe, emozionale. Ok? Ancora, dove ti sta portando la vita? Verso dove sta andando la tua vita? Verso qualcosa di nuovo. Paggio di denari mi parla di un apprendistato, un aprendizaje in spagnolo. E qua vedo un nuovo lavoro, qualcosa che o nuovi mestieri o qualcosa di nuovo che ti appassiona, dei nuovi studi possono essere, qualcosa che ti permette di realizzare o ripeto, un nuovo lavoro, anche qualcosa di nuovo, di in concreto, che ti permette di realizzare questa autonomia, va bene? Ancora, verso dove ti sta portando la vita? Verso dove sta andando la tua vita? Al pieno sviluppo economico, lavorativo, finanziario, tutto ciò che desideri, l'imperatrice. L'imperatrice. Tutto ciò che desideri, tutto ciò che vuoi è qui. La vita ti sta portando qui. Grazie alla capacità di sognare che hai. Il sogno, le fantasticherie, non sono fantasticherie, sono immaginazione creativa, che poi quando arriva la mente razionale ti dice non puoi sognare tanto, sei una stupida, sei uno stupido. No, qua tu hai la saggezza dei primordi, la saggezza dell'unicorno. Quindi se abbiamo avuto sensazioni di esclusione o non abbiamo raggiunto i nostri obiettivi fino a questo momento, questa incarnazione è il riscatto in cui tu raggiungi l'autonomia e la prosperità. In amore, perché l'hanno messo anche qui col 2 di coppe, senza dualità, per la liberazione degli attaccamenti e le paure e la realizzazione di una casa, di una stabilità, di quello che tu vuoi, tutto. A patto che continuiamo a lavorare su queste paure, questi attaccamenti. Wow, bellissimo! Vediamo cosa ti raccontano questi altri, cosa hanno da aggiungere questi oracoli per te. Cosa hanno da dire questi oracoli? Verso dove ti sta portando la vita? Verso dove... Ah, fare cose nuove. Dilettante. Si diverte praticando attività artistiche senza necessità di essere un professionista. Ti diverte il pericolo di rimanere in superficie dell'occhio del prendes. Guarda, a metterti in gioco. Questo paggio di denari, il metterti in gioco in nuove attività, magari una chiamata che ti arriva, che ti motiva emozionalmente, una chiamata che arriva a livello o lavorativo o pratico, magari non sai fare quella cosa, questo è un monito affinché tu capisca che questa cosa nuova che arriva ti porta a realizzare quello che vuoi. Va bene? Pratica, pratica, fai cose che non hai mai fatto, ti dicono, perché esci fuori da un certo pattern, mi dicono. A essere un poeta. Cos'è la poesia? La poesia è la sciamana, la regia di coppe, anche se sei uomo, Esprimere la visione interiore dell'anima attraverso un linguaggio simbolico. Allora, la vita ti sta portando a guardare tutto quello che ti è accaduto e quello che ti succederà sotto forma di simboli, proprio come è la verità. Tutto ciò che accade è un simbolo di qualcosa che c'è da un'altra parte. Cioè, quello che ci succede non è mai reale. Come diceva qualcuno di grande, è tutto come se fosse vero.
Ma siccome viviamo in un mundus symbolicus, in un mondo simbolico, cosa vuol dire che tutto è simbolo? Simbolo viene dal greco che siumballo, che significa unire. Quindi, siccome tutto ciò che vivi sono immagini simboliche, significa che tutto ciò che vivi è unito a qualcos'altro che è nell'invisibile, che non si vede. E quindi potresti anche fare un lavoro che ha a che fare con questo aspetto, no? Qualcosa di artistico, di creativo, ti diverti. Allora, questa lettura mi sta dicendo che tu spacchi una sensazione di limitatezza, non so se si può dire, di limite, dovuta a delle vecchie memorie e ti divertirai facendo delle cose nuove che porteranno della prosperità e l'abbondanza senza soltanto divertendoti, alleggerendoti. Qualcosa di nuovo. Non so se mi spiego. Molto bello. Vediamo adesso cosa hanno da dirti questi altri oracoli. Malachita. L'ho appena detto, prosperità, cioè, l'ho appena detto. Si è prodotto un cambio positivo nel tuo flusso di appoggio divino, ti stanno portando questa prosperità. Mi raccomando, guarda ciò che ti arriva che sembra piccolino, perché porta a cose grandi, ok? Vediamo ancora cosa ti dicono queste. Cosa hanno da dirti questi altri oracoli? Devi avere fede, mi raccomando, perché sei sostenuta, fidelità, fede. Si è prodotto un cambio positivo nel flusso del tuo appoggio divino, sei sostenuta e sostenuto. Me comprometto con mi mente, mi corazone e mi volontà, mi comprometto a soddisfare la sensibilità del mio... Allora, faccio giuramento, è come se dicesse questa carta. Faccio giuramento tra la mia mente, il mio cuore e la mia volontà. Faccio giuramento di soddisfare le necessità della mia anima. Credo in me stessa o in me stesso, in Dio e nell'universo. Ti stanno dicendo solo di avere fede in questo, perché ciò che farai ha a che fare anche con la tua creatività, quello che ti viene da dentro, senza... Perché qua il diavolo mi parla anche di devo fare, devo essere, non sei abbastanza, no? E devi fare secondo certi schemi. No, non è così. E rispetto a questa creatività, vediamo cosa ti dicono queste altre carte, questa prosperità. Lo scudo. Di nuovo messaggi di protezione dagli angeli e dagli spiriti. Sei protetto dai tuoi angeli, il male non ti toccherà, grande purificazione. E qua avevamo anche la temperanza. I risultati che non hai ottenuto fino a questo momento era perché dovevano succedere determinate cose affinché tu prendessi consapevolezza di un grande potere interiore che non è il tuo potere come io distinto e separato dal mondo, ma come potere interiore dovuto agli spiriti, alla tua genia che te lo danno. Ok? E quindi ci riconferma questo grande potere interiore che viene perché si allentano le zavorre. Hai la benedizione, aiuto e protezione da energie negative, lavora per portare armonia in famiglia, apriti alla conoscenza del mondo vegetale, talento nell'agricoltura e nella medicina naturale. Qua mi stanno dicendo, al di là della dicitura che può essere importante per te quello che ti ho letto, che è una conferma magari se hai a che fare con quello che dicono qui, una grande benedizione, scudo da parte delle energie sottili e spirituali, ok? Wow, è stupenda, la tua vita sta andando verso una grande prosperità, eccola qui, più prospere di queste due carte non esistono nei tarocchi, l'imperatrice e il 9 di denari, sotto tutti gli aspetti. E ciò che inizi con creatività, divertimento e leggerezza porterà a questa grande prosperità. Ok? Ok, adesso ragazze mie e ragazzi vi chiedo di farmi una domanda. E io ti risponderò sì o no. Può essere una domanda inerente alla lettura che abbiamo fatto o un altro tipo di domanda, va bene? Magari puoi anche vedere le altre varianti, per se hai un'altra domanda da fare, puoi vedere anche le altre varianti, ok?
Allora, in merito alla domanda, magari scrivimi sotto ai messaggi, variante 3 la domanda, mi scrivi, oppure la vuoi tenere per te e scrivimi solo variante 3, ok? O variante 3, 2, 1, quello che senti. Qual è la risposta alla tua domanda? Sì o no? La risposta alla tua domanda. Dieci di denari, sono uscite da sole qua. 7 di coppe, l'imperatore, il giudizio assolutamente sì, la giustizia. La risposta è 100% sì. Non ce n'è per niente, per nessuno. La risposta è assolutamente sì, soprattutto per quanto riguarda anche cose da firmare, cose giudiziarie. Oh, c'è proprio una rinascita qui, totale sotto tanti punti di vista. E stabilità raggiunta, ordine, notizie a tuo favore, c'è la giustizia. È 100% netto sì. È tutto a tuo favore, cose che si risolvono, burocratiche, soldi, denaro, eredità, anche per quanto riguarda i sentimenti. Qualsiasi domanda tu mi abbia fatto, questo è il sì, 100% più di qualsiasi altro sì. Ok? Quindi, ragazze mie e ragazzi, io concludo qua e ti faccio un grandissimo in bocca al lupo. E noi ci vediamo alla prossima e come sempre che tutti gli dei ti benedicano. Mua!